Care amiche e cari amici di Runner 451, bentornati qui nel nostro studio virtuale. Siamo mancati qualche settimana, ma insomma in famiglia siamo cresciuti. È arrivato Pietro, auguri a noi e anche auguri di buon anno a tutti voi. Oggi di che cosa parliamo? Oggi torniamo a parlare di ripetute, che è una domanda che ricevo spesso. Ora, c'è un po' l'idea che per migliorare sia sufficiente correre delle ripetute. Non è vero, nel senso che i lavori intervallati, quindi i lavori dove si alternano fasi molto veloci che impegnano dal punto di vista cardiovascolare a momenti di recupero, portano sì dei miglioramenti sia organici, quindi proprio poi a seconda del tipo, e poi ne parleremo di tipo di ripetute che facciamo, abbiamo un aumento della capacità di pompaggio del cuore, proprio della cavità cardiaca, anche della resistenza alla pressione cardiaca di tutti i nostri condotti sanguigni, chiamiamoli così. Abbiamo una risposta nella capacità di utilizzo di ossigeno dalla parte delle cellule muscolari, proprio perché c'è una richiesta maggiore di ossigeno in questo tipo di attività e perché si fanno le ripetute e non lavori continui altamente intensi. Detto che si fanno lavori continui altamente intensi, come ad esempio il corto veloce, ma le ripetute ci permette di raggiungere livelli di fatica, di sopportazione estrema, ad esempio ripetute corse all'intensità del massimo consumo di ossigeno, no? O anche ripetute più brevi dove sfruttiamo il regime anaerobico e ci permette di raggiungerlo, ma ovviamente lo possiamo raggiungere per un breve periodo. Poi dopo, nella seduta complessiva dell'allenamento, andando a sommare tutto il volume che abbiamo fatto ad alta intensità, riusciamo ad ottenere anche un ampio volume, altrimenti potrebbe essere molto più semplice, se no allenandosi, non so, mi alleno per un 10.000, faccio tanti 10.000. Non ho detto però una cosa proprio sbagliata, nel senso che quando entriamo nel periodo gare, fare le gare, non troppe ma neanche troppo poche, ci permette di entrare in condizione, ok? Quindi anche quello è molto allenante. Ora, veniamo però a questi 3 video, un trittico di 3 video che potrete vedere. Questo è il primo, le ripetute specifiche per il tipo di gara. Quindi parleremo delle ripetute per la 10 km, le ripetute per la mezza maratona e le ripetute per la maratona. Punto importante, tutti e 3 tipi di gara sono gare in cui dal punto di vista della resistenza e del sistema aerobico sono gare che diciamo coinvolgono il regime sistema aerobico di lunga durata. Ok? È chiaro che la maratona è molto più lunga di una 10 km, più del quadruplo, considerando i tempi che riusciamo a fare di percorrenza. Però già nella 10 km il sistema prevalente è il sistema aerobico. Ora, come facciamo a definire quali sono le ripetute più utili per il tipo di gara? Dobbiamo andare ad analizzare quello che è il modello prestativo della gara, cioè cosa sono le caratteristiche, per semplificare, che ci servono di più per concludere quella gara, e detto in maniera forse un po' più tecnica, quali sono i fattori limitanti, cioè quelli che mi limitano, quindi che devo migliorare, che devo allenare per condurre quella gara. Sicuramente oggi parliamo della 10 km, una 10 km devo avere un'alta potenza aerobica, quindi un massimo consumo di ossigeno molto alto e posso allenarlo, ma anche una capacità di utilizzare una percentuale più alta possibile il massimo consumo di ossigeno e una capacità aerobica. Quindi cosa vuol dire? E la soglia, cosa vuol dire? Miglioro il massimo consumo di ossigeno, miglioro la mia soglia anaerobica, cioè quel limite in cui la mia produzione di lattato e riutilizzo come fonte di energia e scarto anche, diciamo, della parte di lattato rimangono in equilibrio. Saprete, o l'avrete visto anche in altri miei video, comunque l'avrete sentito dire tante volte, che questa soglia noi la possiamo riuscire a tenere per un'ora. Non è proprio così. Se siamo molto allenati
riusciamo a tenerla per un'ora, ma se siamo poco allenati già dopo mezz'ora l'equilibrio si può interrompere. Considerando l'andatura media che possiamo tenere su una 10 km, chi riesce a tenere la soglia per mezz'ora probabilmente correrà i 10 km in più di 50 minuti o poco meno, o anche più di un'ora. È chiaro che un fattore limitante dove devo lavorare è sicuramente non solo la potenza aerobica, quindi la capacità massima del mio motore, ma la capacità di mantenere certi limiti, quindi la velocità sui 10.000 per più tempo possibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che le ripetute per la mia 10 km lavoreranno soprattutto su questi due aspetti. Ora, quando queste ripetute? Stiamo parlando del periodo specifico, ok? Non il periodo di costruzione. Prendiamo un periodo specifico di 8-10 settimane. Nella prima parte andremo a lavorare soprattutto sulla potenza aerobica. Cosa vuol dire? Che prima alziamo la condizione, portiamo il motore al massimo e poi dopo, quando il motore è al massimo, lavoreremo sempre di più sui ritmi gara. Quindi nella prima parte inseriremo ripetute al V2 Max, quindi ad esempio delle ripetute sui 400, ma anche interval training più brevi sui 200, sui 300, un po' più veloci il V2 Max, o anche sui 600 e fino agli 800, ovviamente calando sempre un pochino l'intensità, proprio per alzare la condizione. Poi inizieremo a inserire ripetute più lunghe, più specifiche, magari non al ritmo dei 10.000, magari al ritmo dei 5.000, dei 3.000 sul chilometro, sui 2 km, del ritmo dei 5.000. E queste ripetute cosa avranno? Avranno dei tempi di recupero congrui rispetto alla nostra condizione. Più che ad andare a alzare la velocità, nel tempo andremo proprio a restringere i tempi di recupero per avvicinarci a quello che è poi il ritmo gara dei 10.000. Più ci avvicineremo alla gara, più queste ripetute non dovranno essere poi così più veloci del ritmo gara, ok? O meglio, dipende quante volte mi alleno a settimana. Se io mi alleno 3 volte a settimana non posso fare più di una seduta di ripetute, se mi alleno 4 anche, perché altrimenti gli allenamenti ad alta intensità diventano un carico troppo grande, rischio un sovraccarico e di infortuni, ma anche di non migliorare così tanto con la condizione. Se mi alleno tutti i giorni potrò fare 2 lavori qualitativi a settimana, quindi in quel caso magari farò un lavoro qualitativo con ad esempio dei lavori sui 300, ma anche sul minuto di corsa veloce, sui 2 minuti di corsa veloce, quindi molto brevi e ad altissima intensità, con dei lavori molto più specifici vicino a quello che è il ritmo gara della 10 km. Detto ciò, quindi, partiamo da lontano con dei lavori che lavorano sulla potenza aerobica, avvicinandoci cosa succede? Che un recupero sempre più breve, parliamo di recuperi in corsetta, in suplex, jogging, chiamatelo come volete, andremo verso, vicino alla gara. Ovviamente se non è la nostra prima 10 km, siamo persone ben allenate e ripeto, se mi alleno almeno 4 volte a settimana, ma anche se mi alleno 3 posso provare a inserire un lavoro di questo tipo, inizio a correre i recuperi. La prima volta cosa faccio? Magari faccio delle ripetute, non so, ad esempio sul chilometro al ritmo dei 10.000 e faccio 400 metri di recupero, 300 metri di recupero, più o meno per rimanere sulla metà del tempo di durata della ripetuta veloce o poco più, a un ritmo di corsa lenta. Per la prima volta faccio così se non sono abituato a fare dei recuperi attivi, proprio per abituarmi a correre. Attenzione, cosa succede? Che dal punto di vista del recupero cardiaco, del respiro, fare il recupero attivo può essere, soprattutto le prime volte, mentalmente e fisicamente faticoso, ma la corsa attiva mi permette di riutilizzare al meglio il lattato prodotto durante la parte veloce. Quindi rispetto ad esempio al recupero completamente da fermo, dal punto di vista muscolare non è più complicato come tipo di lavoro. Avvicinandomi sempre alla gara posso iniziare a fare dei lavori dove la parte veloce magari è un ritmo, la corro al ritmo dei 5.000, al ritmo dei 3.000, 5 secondi più veloce del ritmo gara dei 10 km, e la parte di recupero la corro poco sopra il ritmo gara dei 10.000.
Un lavoro per i più esperti molto intenso può essere fare 3, 4, chiamiamolo fartlek, anche se il fartlek dovrebbe essere la sensazione, comunque un lavoro dove alterno, non so, dipende, ovviamente dipende sulla persona, faccio degli esempi, dove alterno 600 metri al ritmo gara dei 10.000 e 400 metri li faccio al ritmo del medio. Magari sempre nello stesso allenamento questo 600-400 diventa un 500-500 e poi un 400-600, quindi sempre più prende spazio il ritmo gara proprio per fare un lavoro in crescendo. È un lavoro molto intenso perché, ad esempio, facciamo conto per chi corre i 10.000 in 40 minuti, punta di farli a 4 al chilometro, significa fare 600 metri ai 4,20, 400 metri ai 4 o ai 4,15, 500, 500, 4,20 e 4, 400, 600, 4,20 e 4 e poi magari chiudere con un'ultima sparata finale ai 4 finché riesco a tenere. Sicuramente questo è un lavoro mentalmente molto complicato perché non si recupera mai, ma molto vicino a quelle che sono le sensazioni di gara. Nella settimana che precede la gara è invece bene andare, come sapete, fare uno scarico, ma io consiglio di mettere sempre 4 o anche 5 giorni prima della gara un ultimo lavoro di ripetute sul chilometro, sugli 800 metri, per qualcuno anche sui 2 chilometri, dipende sempre l'atleta a cui ci riferiamo, però diciamo sul chilometro di solito abbraccia bene tutti. E come lo faccio? Faccio anche, tipo, se la gara è la domenica, un martedì posso fare un 6 o un 7 per 1000, sì, lo corro al ritmo gara o poco più veloce, ma in questo caso il recupero deve essere completo. Mi spiego, se la ripetuta dura 4 minuti, il recupero lo faccio di 4 minuti in corsetta leggerissima. È un lavoro preparatorio. Sia mentalmente risento il ritmo gara, lo ripeto, lo sento agevole, in questo modo lo faccio anche percepire agevole il mio corpo, ma proprio dal punto di vista degli stimoli, quando io vado a fare uno scarico pre-gara, devo stare attento a non calare con la qualità, ma a calare i volumi globali di un 30-40%, ma comunque a mantenere un'alta intensità. Molte ricerche dimostrano che questa è la chiave giusta per arrivare in forma, quindi la settimana di riposo completa per una gara. So che ogni tanto qualcuno dice ha funzionato, ma poi dopo c'è anche il post. Questo è il modo ideale. Allora, vi ho dato un po' di idee su come lavorare con le ripetute per i 10 km. Fra qualche giorno uscirà invece il prossimo video per la mezza e poi a seguire per la maratona. Cari amici e amiche di Runner 451, ci vediamo al prossimo video. Buone corse, ciao!